Buongiorno, allora possiamo iniziare con una breve presentazione, quindi nome, cognome, da dove viene e quale tipo di attività svolge. Buongiorno, io sono Margarita Perea Sanchez, vengo dalla Colombia, dal 2001 che sono qui in Italia, ho 55 anni, già sono più o meno 18 anni che sono qui in Italia e faccio un'attività dal 2005 come artigiana nella parte della sartoria. Bene, quali sono state le maggiori difficoltà incontrate nell'avviare la sua attività imprenditoriale? Sì, è nel 2005 che io ho iniziato con questo sogno di avere un negozio qui a Roma e sono andata a chiedere un po' di prestiti alle banche come tutti noi stranieri, no? E ho avuto una piccola difficoltà perché con i prestiti per aprire in quel tempo che era molto difficile aprire, aspettare tanto, però sono riuscita ad aprire nel 2005. Quindi ha provato ad aprire prima, però per queste difficoltà poi è riuscita solo nel 2005. Sì, Ok. sì, da quando sono arrivata sempre Ha provato ho subito provato ad di aprire. fare finanziamento, prima cosa il documento, lo sanno questa che è una cosa normale, no? Una persona che non la conoscono qui in Italia, stranieri, è impossibile darle un prestito, però io mi sono avventurata a chiedere questi prestiti, non è stato possibile, però E dopo ce l'ha fatta anche senza finanziamento o invece è riuscita alla fine ad avere il finanziamento? No, non ho avuto il finanziamento. E io sono andata a lavorare a un'azienda molto importante di un stilista, il quale è Valentino, lo posso dire tranquillamente, e di là mi hanno aiutato tantissimo perché questo lavoro io lo facevo anche in Colombia. In Colombia da quando avevo 13 anni ho iniziato a fare la sarta, ho studiato lì in Colombia, ho aperto la mia fabbrica lì, dopo mi sono venuta qui come l'ho detto prima e mi sono andata a lavorare con questo stilista che manco l'ho conosciuto fino adesso, non lo conosco in persona, ho lavorato in questo laboratorio, loro mi hanno aiutato tantissimo con l'esperienza, no? Darmi l'esperienza, se mi pagavano poco, però per me era una cosa importantissima perché stavo imparando di più, no? Che non si finisce mai di imparare. E dopo la sua assistente mi ha detto: Margherita, perché non fai un corso qui in Italia che è importante, qui dove praticamente nasce la moda, mi ha detto lei. E io ho fatto così come lei mi ha detto, me ne sono andata a studiare a una scuola di moda. Lì in questa scuola di moda sono arrivata, ancora non parlava bene l'italiano, e la maestra faceva sempre il compito ogni settimana, io ancora non parlavo bene italiano, però io facevo tutto, portavo il mio vocabolario e facevo la traduzione e ogni settimana non lasciavano un compito e la professoressa era molto contenta perché le capiva e portava il compito come lei diceva. E così mi ha fatto conoscere tutta la scuola ormai Quindi il corso è stato fondamentale, sì, fondamentale, diciamo, per perché avviare lì l'attività. sì, perché lì ho conosciuto la signora che mi ha aiutato, ho conosciuto una signora italiana al quale lei mi ha dato 5.000 euro per aprire questo negozio. Quindi un prestito, una donazione Sì, personale. una donazione personale e così io le ho detto: guarda Cristina, non posso aprire con 5.000 euro perché in quel tempo aveva che pagare 3 mesi di affitto, Certo. aspettare 3 mesi che mi daranno il nulla osta, però tutti mi hanno aiutato, veramente, tutti italiani mi hanno aiutato e fino adesso mi continuano a aiutare. Quali suggerimenti avrebbe da dare ai nuovi imprenditori migranti che possono trovare delle difficoltà simili o anche diverse comunque a inserirsi nella realtà imprenditoriale italiana? È una cosa fantastica e bella, veramente bella, una bella esperienza. Posso dire che gli italiani sono persone molto bravi, veramente. Io ho trovato il CNA, la Confederazione della Piccola e Media Impresa, dove lì
mi hanno aiutato tantissimo nella parte della contabilità, la parte di fare tutti i documenti. Quindi avere un riferimento, questo diciamo, è un una società riferimento, che possa seguire anche una garanzia, è una garanzia al CNA per tutti noi che siamo stranieri che vogliamo avere qui un'attività, la miglior garanzia che ci sta è il CNA. È un punto di riferimento a 360 gradi perché lì uno si trova tutto, anche le documenti, la numerazione dei documenti, tutti i servizi stanno lì, avvocati, tutto sta lì. È un punto di riferimento che è molto importante noi stranieri avere questo punto di riferimento. Bene, grazie molte e buon proseguimento. Grazie.